Buongiorno a tutti, mi chiamo Ferdinando Vezzoli e sono un appassionato di registrazione. Mi sono appassionato alla registrazione degli strumenti acustici ed in particolar modo alla registrazione della chitarra, essendo il mio strumento. E vorrei condividere con chi avrà la voglia e la pazienza di seguirmi alcune idee che mi sono venute dopo aver provato tutte le tecniche canoniche della registrazione e non averle trovate convincenti relativamente almeno alla registrazione del mio strumento. La chitarra è uno strumento che si presta a molte applicazioni nel mondo musicale, per cui è meglio che faccia una precisazione. Mi preme registrare la chitarra acustica nel modo più accurato possibile come strumento solista, senza effetti elettronici. Posso immaginare che questa trattazione non interessi minimamente chi usa la chitarra all'interno di gruppi pop, rock, eccetera, con tanti altri strumenti, insomma, ed effettistiche varie. Sto parlando di produrre musica con una chitarra acustica e basta, e di farlo con gli stessi criteri con cui si registra la musica classica, tanto per capirci. Senza nessuna intenzione di spettacolarizzare il suono, ma di raccogliere nel miglior modo possibile la voce dello strumento. Non ha senso spendere migliaia di euro per l'acquisto di una chitarra di valore per poi registrarla come capita. Se qualcuno mi sta ancora seguendo avrà capito che non darò nessuno spazio anche a trasduttori piezoelettrici, magnetici o a contatto. Si parlerà solo di microfoni a condensatore. La registrazione più semplice è quella con un solo microfono e se dovessi chiedere ad un professionista, ma anche ad un principiante, dove collocarlo avrei una risposta univoca. Va messo in corrispondenza dell'attaccatura del manico con la cassa armonica ad una distanza di circa 30-40 cm. Tutti sanno che quello è il punto migliore. Il punto dove si ottiene il suono con tutte le componenti armoniche in perfetto equilibrio. Questa registrazione però viene da tutti considerata insoddisfacente, perché manca di profondità e si cerca qualcosa che aggiunga spazialità e tridimensionalità al suono. La registrazione stereofonica quindi è quella che ci permette di ottenere questo risultato. Chiunque abbia provato a registrare la chitarra in modo stereofonico si sarà però reso conto che il risultato ottimale non è tanto scontato. Ho visto fonici inventarsi di tutto cercando di venire a capo del problema di dove posizionare il secondo microfono, oppure usarne anche 3, 4, addirittura 5 di microfoni, complicandosi inutilmente la vita e dovendo poi impazzire per cavare qualcosa di decente dal materiale registrato. Ma senza inseguire strane alchimie sonore, andiamo ad esaminare quelle che sono le tecniche di base e canoniche della registrazione stereofonica. Le tecniche di registrazione stereofonica non sono infinite, io ve ne riassumo un po'. Tecnica e riguardano fondamentalmente il posizionamento dei microfoni. Tecnica AB, XY, ORTF, Midside, NOS, OSS, Decca 3, Bloomline, binaurale. E poi vorrei aggiungere anche la tecnica del close miking che si fa appunto a distanza ravvicinata in un ambiente acusticamente inerte. Ovviamente le ho esaminate un po' tutte queste tecniche per rendermi conto che hanno tutte un loro perché e che funzionano bene se utilizzate correttamente e nel giusto contesto. Alcune infatti sono pensate per la registrazione ravvicinata, altre per quella a media e lunga distanza, altre per il cinema e gli effetti cinematografici, altre per l'ampio fronte dell'orchestra o del coro. Insomma, hanno tutte una applicazione nella quale possono avere un loro senso. Ma l'ambito di questa trattazione è la registrazione della chitarra. Torniamo quindi per un momento alla registrazione monofonica. Se abbiamo detto che il punto migliore è all'attaccatura del manico, a 30-40 cm di distanza,
possiamo arrivare anche a mezzo metro. Avremo anche verificato altre due cose. Queste cose sono che non esiste neanche un punto dove il suono sia migliore, che il suono in assoluto peggiore si ha posizionando il microfono davanti alla buca, che è a pochi centimetri, e che se un fonico vi mette il microfono davanti alla buca bisogna picchiarlo. Ma a questo punto c'è da chiedersi dove posizionare il secondo microfono e che tecnica usare. Dunque, facendola breve, ho optato per un AB corretto, e sarà corretto 2 volte tra l'altro. Poi se vi interessa sapere perché ho scartato le altre tecniche, ve lo racconterò in un secondo momento. AB significa mettere 2 microfoni paralleli tra loro e distanti circa 30-40 centimetri l'uno dall'altro e perpendicolari allo strumento ad una distanza di circa 40-50 centimetri da esso. Centimetro più, centimetro meno, guardate, non c'è da farsi troppi problemi. Ecco, è il concetto fondamentalmente che conta. Così facendo, però, se posiziono un microfono in corrispondenza del punto ottimale, cioè l'attaccatura del manico alla cassa armonica, l'altro mi finirà inesorabilmente sulla buca e questo, abbiamo detto, è assolutamente da evitare. Dovrei successivamente intervenire pesantemente con equalizzazione e compressione per rendere accettabile il suono dal secondo microfono e non è mai una cosa buona fare interventi pesanti. La mia idea è quella di fare la miglior presa di suono possibile per poi non dover intervenire o, se è il caso di farlo, in modo molto molto leggero. In sostanza, combinare un suono bello con uno brutto non può portare ad un buon risultato. Meglio combinarne 2 belli, sembra proprio una bella scoperta. Facendo un esempio con dei vini, visto che sono un appassionato del settore, se mescolo un Cabernet Sauvignon di alta qualità con un Merlot nel Tetra Pak, tipo Tavernello, non mi viene un taglio bordolese, mi viene solo una schifezza. Per cui a questo punto mi si è accesa una lampadina e ho inventato l'acqua calda o l'uovo di Colombo, che dir si voglia. In sostanza, ho pensato una cosa semplice quanto efficace: ruotare i microfoni di 90 gradi, anziché posizionarli in orizzontale, posizionarli in verticale. I microfoni hanno la loro migliore risposta in frequenza quando sono ortogonali alla fonte che devono percepire. Basta guardare i loro diagrammi polari per capire che un suono proveniente da un'angolazione anche piccola non viene percepito come un suono ortogonale ad esso. La risposta in frequenza viene alterata. Nel nostro caso sono finezze, dato che le angolazioni in gioco sono piccole, ma il diavolo si annida nei dettagli e anche le cose apparentemente poco importanti alla fine contano. Come risolvere il problema? In un modo molto semplice, dando una piccola angolazione ai microfoni che dovranno essere quindi convergenti verso il punto ideale, e cioè sulla tastiera tra il 12° e il 14° tasto. Avremo quindi una nuova tecnica di registrazione a microfoni verticali e convergenti, tutto il contrario delle tecniche finora sperimentate. Non so che dirvi, c'è solo da provare e poi mi fate sapere. Questa tecnica potremmo chiamarla Near Field Recording, NFR. A questo punto parliamo della fase che nella registrazione stereofonica è da tenere assolutamente sotto controllo. Ci sono però buone notizie: le distanze dei microfoni tra loro e lo strumento non dovrebbero dare alcun problema di fase, anche se i microfoni non sono accoppiati, matched, come si usa dire in gergo. Per quanto riguarda i microfoni, che dire,
A questo punto mi si può chiedere: ma che microfoni uso per registrare? I migliori possibili, ovviamente, diversamente quelli che avete a disposizione. Tenete presente che i microfoni a diaframma piccolo sono quelli preferibili per la registrazione di strumenti musicali e che sono generalmente più economici di quelli a diaframma largo. Comunque nessuno fa regali, sappiatelo quindi, la qualità è sempre proporzionale alla spesa. C'è però da aggiungere qualcosa sulla tipologia delle capsule. I microfoni più diffusi sono ovviamente quelli cardioidi, ma hanno un piccolo problema, l'effetto prossimità, un'enfasi cioè delle basse frequenze se posizionati vicini alla fonte sonora e nel nostro caso sono posizionati vicini alla chitarra. È preferibile quindi usare capsule omnidirezionali che, oltre a non avere questo problema, conferiscono una gradevole ariosità alla registrazione. Queste sono le mie osservazioni. Se qualcuno avesse voglia di metterle in pratica, mi farebbe poi piacere sentirne il parere ed avere dei riscontri. Posso solo aggiungere che qualche amico ha già apprezzato questa tecnica di microfonazione e quindi qualche riscontro positivo l'ho già avuto. E inoltre è bene dotarsi di adeguati supporti microfonici per renderne pratica la disposizione e non dover ricorrere a due aste. Bene, per oggi diciamo la mia trattazione finisce qui, poi forse in seguito riprenderemo l'argomento. Un saluto a tutti.